Ciao, benvenuti su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, sarebbe molto apprezzato se vi iscriveste al mio canale, metteste mi piace al video e lasciaste un commento qui sotto. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che metto ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. Io e mia moglie siamo stati insieme per 6 anni ora. Tutto va bene nella nostra vita quotidiana. Abbiamo una figlia di 2 anni. Mia moglie è una donna molto attraente con una bella figura, gambe lunghe, un petto piccolo e ben curato e pelle morbida. La amo profondamente, ma ora arriviamo al cuore della questione. Mia moglie lavorava per una compagnia in declino. Perché dico questo? Lascia che spieghi. Questa compagnia non potrebbe essere definita buona, perché le relazioni tra i dipendenti erano chiaramente irresponsabili e non professionali. Come lo so? Ti dirò. Non volevo che mia moglie andasse all'evento aziendale. Sentivo solo che qualcosa sarebbe andato storto. Lei ha iniziato a prepararsi per questo evento 2 settimane prima, facendo compere per un vestito, scarpe e persino profumo. Ha scelto lei stessa la fragranza. Non mi piaceva l'odore, ma mia moglie ha detto che comunque non avrei dovuto sentirlo. Ha detto che il profumo era necessario solo fino alla sera e al ritorno l'avrebbe lavato via sotto la doccia. Il vestito che ha scelto aveva una scollatura molto profonda. Non mi piaceva, ma mia moglie ha detto scherzosamente che mi amava, ma voleva fare colpo sulle sue colleghe. Avevano scommesso su chi sarebbe apparsa meglio e scommesso una cassa di champagne costoso per la celebrazione di Capodanno. L'evento del suo team è iniziato alle 16 del pomeriggio e si è protratto fino alle 23. Ora si fa così, inoltre, non avevo motivo di non fidarmi di mia moglie. Non mi aveva mai deluso. Il 30 dicembre l'ho accompagnata fuori e un taxi è venuto a prenderla. Le ho chiesto di restare, seppur speranzoso, ma lei ha risposto che non poteva perché avrebbe influenzato la sua reputazione professionale. Il suo capo non gradiva i rifiuti e ciò avrebbe potuto influenzare negativamente la sua carriera. Certo, guadagnava bene, a differenza di me che lavoravo come insegnante, anche se avevo uno stipendio decente e stabile, non era alto come il suo. Quando mia moglie se n'è andata, ho deciso di lasciarla rilassare e divertirsi. Dopotutto, aveva partecipato ad eventi organizzati dalla sua azienda in precedenza. L'ho sempre lasciata andare, ma questa volta ho sentito uno strano vuoto, preoccupazione e un senso di disagio che mi ha sbilanciato. Verso le 22 di sera ho chiamato mia moglie. Ha risposto al telefono, ma a causa della musica forte e dei suoni di festa, ho dovuto urlare per farmi sentire. Le ho chiesto quando aveva intenzione di tornare a casa, ha risposto che avevano deciso di continuare la festa e che sarebbe tornata 2 ore dopo. Tra tutto il rumore, ho sentito qualcuno che chiamava insistentemente mia moglie per ballare. Il tempo stabilito è passato e mia moglie non era ancora tornata a casa. Quando ho provato a chiamarla, il suo telefono era spento. Lei è solo tornata nella serata del giorno successivo, 4 ore prima della vigilia di Capodanno. E sembrava leggermente ebbra. Mi ha baciato appassionatamente sulle labbra. Durante tutto il tempo che è stata via, un senso di presagio non mi ha mai lasciato. Non riuscivo a dormire aspettandola e ogni 15 minuti chiamavo i suoi amici, conoscenti e parenti. Avevo solo il numero di un collega, un'amica di lavoro, ma anche quello si è rivelato irraggiungibile. Avevo deciso che se non fosse tornata per la vigilia di Capodanno, sarei andato alla polizia. Solo per precauzione, ho portato nostra figlia da mia madre. Quando è entrata, le ho subito chiesto perché il suo telefono fosse spento. Mia moglie ha allargato gli occhi in una finta sorpresa, dicendo che non sapeva perché fosse spento e perché non l'avessi chiamata. Ha detto che forse il telefono si era spento da solo. Dopo essersi fatta velocemente una doccia, si è subito precipitata in cucina per aiutarmi a finire di cucinare, anche se in realtà avevo già preparato quasi tutto. Tutto ciò che restava da fare era mescolare le insalate e decorarle. Durante tutto il tempo che era occupata in cucina, non ho smesso di cercare di scoprire dove fosse scomparsa, considerando che era uscita solo per poche ore, ma lei continuava a rimandare la conversazione a dopo.
ho accolto l'anno nuovo senza alcuna intenzione, anche se mia moglie ha cercato di tirarmi su di morale, parlando di amore, nostro figlio e il futuro. Ha persino iniziato a strusciarsi sulle mie gambe e a baciarmi, ma ho potuto vedere che lo stava facendo forzatamente, in modo innaturale. Non si era mai comportata così prima. Mi sono reso conto che mia moglie stava nascondendo qualcosa. Dopo aver bevuto 3 bicchieri di champagne è diventata leggermente ubriaca. Io stesso ho a malapena bevuto, solo un sorso dal flauto quando è scoccata la mezzanotte. Questo è stato tutto. Verso le 2 del mattino, mia moglie ha detto di essere molto stanca e di andare a letto. Non l'ho svegliata presto la mattina. Sapevo dove stavano festeggiando il Capodanno, quindi ho deciso di andare lì. Durante il tragitto ho deliberatamente spento il mio telefono. Un'ora dopo sono arrivato sul posto. Fortunatamente era il 1° gennaio e c'erano poche auto per strada. Ho trovato il capo della sicurezza, che si è rivelata essere una bellissima donna sui 50 anni. Abbiamo parlato e mi ha detto che effettivamente una tale compagnia stava festeggiando il Capodanno, tuttavia non erano andati a casa perché avevano affittato non solo il ristorante ma anche le camere d'albergo e tutto era stato pagato in anticipo. L'unica cosa che si sono rifiutati di mostrarmi è stato il filmato dalle telecamere, spiegando che era informazione confidenziale. Ma come si dice, le porte del castello si apriranno sempre per gliasini carichi d'oro. Ho trovato la guardia di sicurezza che, per una certa somma, mi ha mostrato e copiato tutto ciò di cui avevo bisogno su una chiavetta USB. Gli ho assicurato che questi materiali video non avrebbero lasciato le mie mani. Sì, ho visto mia moglie. Non era molto ubriaca. L'ho vista camminare verso una stanza con un uomo che gentilmente la teneva per la vita. Li ho visti fermarsi davanti alla stanza, baciandosi appassionatamente. Li ho visti entrare nella stanza. 1 ora e mezza dopo ho visto il primo uomo uscire dalla stanza e poi tornare con un altro uomo. A volte ho visto parzialmente cosa stava succedendo all'interno della stanza, perché la telecamera era posizionata nel corridoio e catturava solo una parte della stanza con il letto. Anche se ho osservato solo frammenti quando la porta era aperta, era abbastanza. Ho visto mia moglie con un uomo all'inizio, poi l'ho vista uscire e un altro uomo arrivare, e poi l'ho vista con entrambi contemporaneamente. Tra i loro incontri sessuali, bevevano champagne, parlavano e poi riprendevano le loro attività. Questo è continuato per tutta la notte. Gli uomini hanno lasciato la camera d'albergo di mia moglie più vicino alle 11 del giorno successivo. Un uomo è uscito per primo e l'altro è rimasto dietro, uscendo 1 ora dopo. 1 ora dopo, mia moglie è emersa dalla stanza. Gli ultimi scatti erano già fuori, dove mia moglie e la sua collega sono salite su un taxi. Guidavo verso casa consumato dalla rabbia e dalla frustrazione. Un paio di volte ho quasi avuto un incidente, ma non mi sono fermato. Sono arrivato a casa tardi la notte, guardando il video e scaricando gli episodi necessari ha preso tutta la giornata e la serata. Mia moglie mi ha accolto prima con rabbia, ma poi, mentre mi guardava, la sua rabbia si è trasformata in preoccupazione e dolore. Con un tono ferito nella sua voce, mi ha chiesto dove ero scomparso e perché il mio telefono non era raggiungibile. Ho detto che nessuno mi aveva chiamato. Ho tirato fuori il mio telefono e l'ho acceso davanti a lei, dicendo che non l'avevo spento. Deve essersi spento da solo. Con una finta perplessità, ho detto che mi ero anche chiesto perché nessuno mi avesse chiamato. In quel momento ho visto confusione e tensione sul viso di mia moglie. Per la prima volta mi sono reso conto che stava contemplando qualcosa, quindi le ho chiesto se voleva dirmi dove fosse stata tutta la notte, se fosse onesta con me. Mia moglie ha detto che era stata a una festa aziendale, aveva bevuto troppo e se ne erano andati la sera subito dopo la festa. Si è addormentata nel taxi e la sua amica l'ha portata a casa sua. Ha passato la notte a casa dell'amica e durante il giorno si è sentita molto male, sperimentando una forte nausea e non poteva lasciare la casa della collega. Le ho chiesto se mia moglie mi stesse dicendo la verità. Con paura nella sua voce ha detto che era la verità assoluta e che non aveva motivo di mentirmi. È stato allora che ho suggerito di andare a trovare questa collega per ringraziarla e anche per farle gli auguri di buon anno. Mia moglie ha detto che non si sentiva pronta, che stava male,
e che aveva bisogno di truccarsi prima di andare a casa della sua collega. Inoltre, la sua collega aveva menzionato che aveva intenzione di visitare i suoi genitori il 1° gennaio e di rimanere lì fino alla fine del fine settimana festivo. Così ho detto direttamente a mia moglie se le sarebbe piaciuto guardare un nuovo film erotico in cui lei recitava il ruolo principale. È stato in quel momento che mia moglie si è veramente spaventata. Ha detto che non voleva guardare nulla. Sono andato, ho preso il laptop e ho trasferito tutte le registrazioni video dalla chiavetta USB. Quando sono rientrato in camera da letto, mia moglie stava piangendo in silenzio. Ho iniziato a riprodurre la registrazione e ho posizionato il laptop davanti a lei sul letto. Mia moglie è scoppiata in lacrime e ha iniziato a parlare in modo incoerente, dicendo che non voleva che ciò accadesse, che era stata violata. È stato allora che ho suggerito di andare alla polizia. Ovviamente ha rifiutato e ha iniziato a dire che aveva bevuto troppo, che non sapeva come fosse successo. Mi ha detto che mi amava e il nostro piccolo, supplicandomi di non trarre conclusioni affrettate. Ha detto che avevamo un figlio e che non dovrebbe crescere senza un padre. Mi ha assicurato che ero un buon marito e che come uomo la soddisfavo in ogni modo e che era quello che aveva amato e ancora amava di me. Mi faceva male, era amaro guardare questa donna e ascoltare le sue giustificazioni sconnesse e le assicurazioni di amore sincero e incondizionato per la nostra famiglia, per il nostro bambino. Ero consumato da una furiosa rabbia. Ho iniziato a urlare. A cosa pensava quando trascinava un altro uomo nella sua camera d'albergo? A cosa pensava quando erano coinvolti 2 uomini? Pensava alla nostra famiglia, al nostro bambino o a me in quel momento. E tutti i suoi eventi aziendali erano così. Mia moglie singhiozzante ha iniziato a implorare perdono, supplicando di ricominciare da capo. Ha affermato che era stato un errore una tantum e che non si sarebbe mai ripetuto nella sua vita. Non voleva perdermi, voleva che entrambi i genitori crescessero il nostro bambino. Insisteva sul fatto che il nostro bambino aveva bisogno di una madre e di un padre, che il bambino non dovrebbe crescere senza un padre e vivere in una famiglia completa. Ha detto che sarebbe morta per quello che aveva fatto, non poteva immaginare la sua vita senza di me e il nostro bambino. A quel punto sono scoppiato di nuovo. Ho urlato e le ho chiesto cosa, e soprattutto chi pensasse in quella camera d'albergo. Cosa e chi pensava quando andava a quell'evento aziendale, sapendo in anticipo che non sarebbe tornata in tempo, sapendo che tutto era già stato pagato. Perché mi aveva mentito fin dall'inizio? Chi era quell'uomo con cui era entrata nella stanza e chi era il secondo che si era unito a loro dopo? Mia moglie ha smesso di piangere e si è seduta con un'espressione distaccata sul viso. Ha detto che capiva tutto, che non voleva che accadesse, ma era successo e era disposta a fare qualsiasi cosa per salvare la nostra famiglia. Ha detto che il nostro bambino e io significavamo tutto per lei, non poteva immaginare il suo futuro senza di me e il nostro piccolo. In silenzio ho preso una valigia e ho iniziato a fare le valigie. Mia moglie si è seduta lì come se fosse congelata, fissando un punto e rimanendo in silenzio. Gli isterismi sono iniziati quando ho raggiunto la porta. Mi ha supplicato di non andare, mi ha chiesto di restare, ha implorato perdono e ha cercato di baciarmi. Si è aggrappata così strettamente alla mia giacca che ho faticato a staccarla, quasi strappando la giacca nel processo. Sono andato via. Ho chiamato mia madre e le ho chiesto di tenere il bambino con lei fino alla fine della festività. Le ho chiesto di non rispondere a nessuna chiamata da parte di mia moglie e soprattutto di non darle il bambino sotto nessuna circostanza. Ho detto che avrei spiegato tutto più tardi, che avevo bisogno di stare da solo. Infatti, sarebbe stato meglio se mia madre fosse partita con il piccolo e fosse andata dai parenti. Ho prenotato una camera d'albergo, ordinato cibo e alcol. Mi sono sdraiato sul letto con la TV accesa, bevendo, mangiando stuzzichini e riflettendo sui momenti della mia vita. Poi sono caduto in un sonno ubriaco. Il telefono mi ha svegliato durante il giorno. Era mio suocero che chiedeva quando noi, insieme a sua figlia e nipote, saremmo andati a trovarli. Ho risposto che non saremmo potuti venire, semplicemente non potevamo, questo è tutto. Quando sono tornato a casa, ho informato mia moglie che avrei chiesto il divorzio. Avevo riflettuto su tutto e mi ero reso conto che non sarei mai stato in grado di perdonarla,
che era un'adultera e doveva lasciare il mio appartamento, poiché era stato acquistato prima del matrimonio. Per quanto riguarda nostra figlia, avrei intrapreso azioni legali per determinare il suo luogo di residenza con il padre a causa del comportamento immorale della madre. Mi sono girato, sono uscito, sono salito in macchina e sono andato via. Nessuno mi ha più fermato. Quanto ai suoi 2 colleghi, li ho trovati. Ho raccolto informazioni su di loro e si è scoperto che entrambi erano sposati e avevano anche dei figli. Come atto di vendetta, ho inviato alle loro mogli un film erotico con i loro mariti e la mia ex moglie come protagonisti. Cosa sia successo a loro dopo, non lo so, ma non mi interessava più. Avevo bisogno di iniziare una nuova vita. Questa è la storia. Se ti è piaciuta, per favore supportaci con un mi piace e iscriviti al nostro canale. Grazie per essere qui con noi.